Oggi vi porto alla scoperta di un artista poco conosciuto ma di straordinaria sensibilità. Georges Lacombe, il Nabi scultore, un uomo che unì pittura, spiritualità e materia, trasformando il legno in un racconto simbolico di vita, amore e morte. Georges Lacombe nasce a Versailles nel 1868 in una famiglia benestante. La sua educazione artistica avviene all'Académie Julian di Parigi, dove studia con Alfred Roll ed Henri Gervais, due pittori legati all'impressionismo. Ma Lacombe è diverso, il suo sguardo va oltre la luce e il colore, cerca l'anima delle cose. Nel 1892 Lacombe incontra Émile Bernard e Paul Sérusier, entrando a far parte del gruppo dei Nabi. Nabi in ebraico significa profeta e questi artisti si consideravano proprio così, profeti di un'arte nuova che non descrive il mondo ma lo interpreta. La loro pittura era simbolica, mistica, piena di forme semplificate e colori piatti, ispirata anche da Paul Gauguin. A differenza di molti suoi colleghi Nabi, Lacombe si dedicò soprattutto alla scultura e in particolare all'intaglio su legno. Nelle sue mani il legno non era solo un materiale, era una forma di vita capace di respirare e raccontare. La sua bottega di Versailles, che chiamava l'Ergasterion dei Nabi, divenne un luogo di sperimentazione tra arte, natura e spiritualità. Tra il 1894 e il 1896 Lacombe realizza la sua opera più complessa e sorprendente, 4 pannelli in legno destinati a formare le sponde di un letto, un'opera che unisce arte, filosofia e artigianato, dove ogni lato racconta un momento dell'esistenza. 2 pannelli rappresentano una coppia all'inizio e alla fine della vita insieme, incarnano i poli opposti dell'esistenza, amore e morte. Nel linguaggio simbolico di Lacombe queste 2 forze non si escludono ma si completano, come 2 volti della stessa realtà. Sulla parte inferiore del letto Lacombe scolpisce la nascita, un'immagine cruda e potentissima dove un bambino emerge dal ventre materno. Sulla testata invece troviamo l'esistenza, forse il pannello più misterioso e filosofico, un serpente che si morde la coda, simbolo di eternità. Forma 2 occhi e 2 profili che si baciano in un intreccio tra vita e desiderio. Lacombe utilizza forme stilizzate quasi primitive. È una scultura che parla con la forza degli archetipi, dove il mistero della vita è reso tangibile dalla materia grezza. Come Gauguin, l'artista cerca nell'arte una verità originaria, libera dalle convenzioni della civiltà moderna. I pannelli del letto non furono mai esposti durante la vita dell'artista, troppo audaci, troppo espliciti nei riferimenti sessuali e simbolici per l'epoca. Rimasero nascosti dalla sua famiglia fino al 1956, quando vennero finalmente acquisiti dai musei francesi. Lacombe muore prematuramente di tubercolosi nel 1916 a soli 48 anni. La sua eredità rimane in quella visione profondamente interiore dell'arte, dove il legno scolpito e levigato diventa voce dello spirito. Oggi le sue opere ci parlano ancora di armonia tra uomo, natura e mistero. Georges Lacombe fu un ponte tra pittura e scultura, tra il sogno e la materia. Nei suoi intagli l'arte torna ad essere un atto sacro, una riflessione sulla vita e sul tempo. Georges Lacombe, il profeta silenzioso dei Nabi, ci ricorda che ogni opera d'arte è un corpo vivo e che anche nel silenzio del legno può nascere un grido eterno, quello della vita che si rinnova. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!